Bentornati su Bikerella, siamo sempre nel nostro meraviglioso viaggio nel paese del sollevante, il Giappone. In questo episodio andremo a Kanazawa. Il suo nome significa palude d'oro ed è la città delle case da tè e delle geishe e del famoso gelato dalla foglia d'oro. Ma andremo anche a Shirakawa-go, villaggio patrimonio UNESCO sulle Alpi giapponesi, e infine vi racconteremo di una folle serata a ballare e a cantare con la gente del posto. Restate con noi! Ed eccoci in partenza da Tokyo, prenderemo uno Shinkansen, il treno proiettile giapponese che in poco più di 2 ore ci porterà a Kanazawa, sulle coste del Mar del Giappone. Buongiorno, siamo in partenza da Tokyo per Kanazawa, sono le 5 del mattino, andremo a prendere uno Shinkansen. Il quartiere che stiamo lasciando, Shinjuku, è così pieno di vita come se fosse mezzogiorno, guardate. Per i giapponesi i treni sono una vera passione. La rete ferroviaria giapponese è tra le più antiche al mondo, risale al 1800. Il più famoso treno è lo Shinkansen, il cosiddetto treno proiettile, che è quello dove stiamo viaggiando adesso. È detto treno proiettile a causa della forma che aveva il modello 0, che era appunto a forma di proiettile. Oggi invece hanno la punta che assomiglia di più al becco di una papera. Fu ideato negli anni 30, ma ci vollero molti anni per metterlo in opera. Soprattutto per l'uso pubblico fu inaugurato nel 1964 in occasione delle Olimpiadi, anche perché la seconda guerra mondiale bloccò l'avanzamento del progetto. Sono dei treni molto puntuali, molto puliti, dove ci sono delle regole molto stringenti, dove non si può parlare, si deve mantenere il silenzio. Io sono l'unica che parla adesso, per esempio. Adesso è venuto il nostro turno di scendere, siamo quasi arrivati a Kanazawa. Ed eccoci arrivati a Kanazawa, alle prese con il noleggio di una macchina per domani, che dovremo andare a Shirakawa-go. Vediamo come ce la caviamo. Il tentativo di fittare una macchina non è andato a buon fine, perché la patente non era quella giusta, ci vuole quella della Convenzione di Ginevra invece che quella di Vienna, e quindi mangeremo qualcosa al mercato Micia. Bella anche la tua casa. Com'è questa polpetta? È buono. Allora com'è? Il tuo pesce grigliato su ciotola di riso? Il wasabi. Il wasabi. Chi è che assaggia questa, che c'è il coraggio per primo? Vediamo un po'. Sbobba. Polpa di granchio. Con uovo. Buona, buona. Assaggiate anche voi. Eccoci alle prese con la lavatrice che abbiamo in stanza. Un toccasana? So che il caldo di Tokyo ci aveva fatto fuori mezza valigia, ma non riusciamo più ad aprirla. Non ho capito, zero se è finito, no? Sì, è finito perché ha fatto beep, beep, beep mentre tu non c'eri. Giusto per capire i comandi, no? Vabbè. Abbiamo
abbiamo appena attraversato il quartiere dei samurai di notte. Qui hanno passeggiato centinaia di samurai durante i secoli. È un quartiere rimasto molto simile a come era prima, con le case basse. E si respira effettivamente un'area storica molto importante. Adesso andremo ancora in giro a scoprire questa città. Qui il clima è molto più fresco che a Tokyo, il che ci fa ovviamente piacere, perché Tokyo si è sofferto tantissimo il caldo. Invece qua c'è una leggera brezza che sicuramente ci aiuta anche a passeggiare meglio. Sì, mi sa di sì. Mi passi le scarpe? Qua non ci alziamo più. Cazzo di strega. Hai paura che non ti alzi più da terra? L'altro oso qui. Se lo dovete chiamare qualcuno. Wow, Che cos'è? saranno verdurine? Sì. Thank you. Rice, Perfect. native rice. Thank you. Thank you. Thank you. French fries, questo è pollo fritto, riso e tuo, questa è sardenella. Il riso era mio. La cena sul tatami è già di per sé un'esperienza davvero divertente, ma l'atmosfera si sta per trasformare in qualcosa di davvero unico e indimenticabile. 3 ragazzi giapponesi si verranno a sedere nel tavolo accanto e in un istante l'aria si caricherà di una nuova energia. Nonostante le barriere linguistiche, con il sorriso, i gesti e un po' di inglese scamazzato, con loro passeremo la serata e poi la musica e le canzoni faranno da ponte tra 2 culture distanti e profondamente diverse. 恋の月のように One, two, three Nice, very nice, thank you. Thank you! Bikerella. Alphabet. B like baby. I, K, E. Bye. Ecco che Bikerella fa 3 nuovi followers in Giappone. Ma la serata non finisce qui, ci tufferemo in quello che in Giappone è davvero uno sport nazionale, il karaoke. Buongiorno, oggi siamo in partenza da Kanazawa, siamo insieme a Yuma, un ragazzo splendido giapponese che abbiamo conosciuto ieri. Insieme a lui e ai suoi amici ieri abbiamo passato una serata bellissima. Yuma si è offerto di accompagnarci a Shirakawa-go. Stiamo praticamente sperimentando sulla nostra pelle il significato di Omotenashi, il senso dell'accoglienza giapponese, che significa molto di più di un'accoglienza, significa fare di tutto, prodigarsi per far stare bene l'altro. Questo concetto
oggetto fa parte proprio della vita, dello stile di vita giapponese. Pare che derivi da una cerimonia molto antica che è la cerimonia del tè, in cui tutti i gesti, tutte le ritualità servono sia per chi prepara il tè ma anche per chi lo riceve, il rispetto reciproco. Ciao! Eccoci nel villaggio di Shirakawa-go, un villaggio che si trova sulle Alpi giapponesi ed è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Qui la caratteristica è che le case hanno questi tetti particolari che sembrano mani congiunte, infatti si chiamano gashkuo, una cosa del genere, che significa appunto mani congiunte. I tetti sono fatti così per resistere al clima molto rigido che esiste in questa zona. Molte di queste case hanno addirittura 300 anni. Vedete, sono qui alle mie spalle, è veramente molto caratteristico e molto bello. Questo fushi e questo di nuovo Gohemochi. miso. Okay. Miso. This is miso. Questo è suo. Oh, thank you. Ok. Questo l'assaggiamo. Sì, assaggiamo. Questo dovrebbe essere wagyu, giusto? So, Com'è? Good. all. No, you. Ok. Adesso facciamo anche questa esperienza. Che cosa stiamo a fare? Hidai, come si chiama? Hidai questa? Hida, Hida, la carne di Hida, i wagyu di Hida. è sushi di carne. Adesso assaggiamo. C'è l'acquolina. C'ho l'acquolina perché per curioso. Non sembra nemmeno carne, sembra sushi di pesce, invece è carne. Sushi. Dopo la visita di Shirakawa-go siamo tornati a Kanazawa e siamo nei giardini Kenryuken. È uno dei 3 giardini più belli del Giappone. Questo giardino era stato pensato quando fu creato esclusivamente come dominio della nobiltà locale. Fu creato nel 1643 e soltanto nel 1800, a fine 1800, aperto al pubblico. Qui hanno passeggiato fiori di signori feudali. Il suo nome significa giardino delle 6 qualità, che sono le qualità che vengono richieste secondo la filosofia giapponese ad un giardino, e sono la tranquillità, l'abbondanza di acqua, le ampie vedute, artificialità, storia ed ampiezza. Proprio per questo motivo è l'esempio perfetto dell'armonia e dell'equilibrio della filosofia giapponese. E adesso andiamo a provare un'altra specialità di Kanazawa, il gelato alla foglia d'oro. In effetti Kanazawa significa proprio la palude d'oro, perché qui è concentrata il 98% della produzione di foglia d'oro del Giappone. Andiamo a provare questa specialità.
Questo è il famoso gelato d'oro. Adesso anche noi facciamo questa esperienza, vediamo un po'. Foglia d'oro sa di... Di niente. È in sapore.